Ciao e benvenuto al mio nuovo video. Prima di cominciare iscriviti alla mia pagina Facebook, questo è il link, così sarai sempre aggiornato sulle prossime novità per la tua attività da imprenditore o da libero professionista. Nel video di oggi voglio parlarti di 730 precompilato, dove trovarlo e come inviarlo. Inoltre ti informo che ho attivato un nuovo servizio di referenze. In segno di gratitudine verso i miei clienti, ho lanciato questo nuovo programma per il periodo fiscale del 2019. Per iscriverti, collegati al mio sito internet e nella sezione Contatti troverai un modulo da compilare. Compila tutti i campi con i tuoi dati e poi riceverai una tariffa di ringraziamento di 150 euro per ogni nuovo cliente che presenti al mio ufficio e che firma un contratto. Tieni presente che questa offerta è valida solo per i servizi di gestione della contabilità. Dal 15 di aprile sarà online il 730 precompilato, così vorrei parlarti delle scadenze e vorrei anche farti un piccolo riassunto su come inviare telematicamente il 730 di quest'anno. La scadenza del 730. Per quest'anno la scadenza dell'invio telematico del 730 è il 23 luglio. Questa scadenza vale sia per le persone che lo inviano da sole, quindi in autonomia, e sia anche per tutti quelli che si affidano ad un consulente fiscale o a un CAF. Ricordati soltanto che se ti appoggi al tuo datore di lavoro o sostituto d'imposta per l'invio del 730, la scadenza non è il 23 luglio, ma l'8 luglio. Quindi scade prima. I vantaggi del 730 precompilato. Ora ti parlo dei piccoli vantaggi del 730 precompilato, anche se in realtà sarebbe meglio che ti facessi seguire da un consulente anziché compilarlo da solo e sperare nella buona sorte dell'Agenzia delle Entrate. Primo, le tasse da pagare sono detratte direttamente dalla tua busta paga o dalla tua pensione. Secondo, il rimborso IRPEF, cioè il rimborso delle tasse, ti viene versato direttamente sulla tua busta paga o sulla tua pensione a partire dal mese di agosto o di settembre. Terzo, tutte le spese risultano già precaricate nella dichiarazione precompilata, o meglio, dovrebbero essere già caricate se chi doveva fare il suo lavoro lo ha fatto bene. Quarto, non devi fare calcoli strani perché il 730 contiene già tutti gli importi inseriti dentro. Un'occhiatina io comunque ce la darei ugualmente, giusto così, perché non si sa mai. Da quando è disponibile il 730? Dal 15 di aprile è già disponibile sul sito internet, appunto dell'Agenzia delle Entrate, salvo eventuali ritardi. Per accedere al sito internet dell'Agenzia delle Entrate devi seguire questi piccoli passaggi. Primo, devi avere la username e la password di SPID. Secondo, oppure devi avere la CNS, che sarebbe la carta nazionale dei servizi o la carta d'identità elettronica. Terzo, oppure devi avere i codici dell'INPS. Che cos'è il 730 precompilato? Il 730 precompilato non è niente altro che una dichiarazione dei redditi. L'unica differenza è che anziché compilartela a mano, è già precompilata dall'Agenzia delle Entrate, come ho già spiegato prima nel video. Il 730 lo può usare solo una certa categoria di persone, come per esempio i dipendenti pubblici o dipendenti privati oppure i pensionati. Non possono usarlo le persone che hanno la partita IVA, come per esempio le ditte individuali, che dovranno usare il modello unico o redditi come si chiama adesso. Nel 730 precompilato ci finiscono dentro tutte le informazioni che sono in possesso dell'Agenzia delle Entrate, come per esempio le spese mediche o gli scontrini della farmacia. I pensionati e i lavoratori dipendenti possono scegliere di accettare oppure rifiutare il 730 precompilato. Dico rifiutare perché c'è anche la possibilità di modificare tutte le informazioni che sono già state precaricate. Per inviarlo, ovviamente dopo averlo attentamente controllato, e ripeto attentamente, basta premere un tasto perché l'invio si fa direttamente da dentro il sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Ricordati che per inviarlo puoi sempre affidarti ad un consulente che con un piccolo importo da pagare sarà in grado anche di assisterti e darti più informazioni. Come inviare il 730? Se vuoi inviare in autonomia il tuo 730 dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, devi seguire alcuni passaggi. Primo, devi prima di tutto controllare che sia tutto corretto. Secondo, devi fare le modifiche o i cambiamenti se ti accorgi che ci sono degli errori. Terzo, devi aggiungere tutte le spese che mancano. Quarto, mi raccomando, devi inserire il tuo sostituto d'imposta o datore di lavoro se non vuoi rischiare di perdere i tuoi soldi. E ti assicuro che ho visto gente piangere lacrime amare perché non aveva inserito i dati giusti. Quinto, ricordati di inserire il tuo 5 per 1000 o l'8 per 1000, anche se io non sono molto d'accordo perché l'Agenzia delle Entrate viene a sapere anche che partito politico stai votando, dato che il voto dovrebbe essere segreto e se glielo vai a inserire nella dichiarazione dei redditi non è più segreto. Se vuoi inviare il 730 usando il sostituto d'imposta, devi compilare una delega all'invio telematico al tuo sostituto d'imposta e poi, oltre alla busta con il 5 per 1000 o l'8 per 1000, dovrai anche consegnargli il tuo 730 già compilato da te. Se vuoi inviare il 730 usando i servizi di un consulente fiscale o di un CAF, come ho già detto prima, dovrai sempre compilare una delega all'invio telematico. Poi dovrai consegnare tutti i tuoi documenti, come per esempio le spese mediche, la CU, quindi la certificazione dei compensi, così che poi il consulente potrà assisterti alla compilazione e poi quando avrà finito tutta la compilazione te lo invierà lui direttamente e tu non dovrai fare assolutamente niente. Che cosa ci trovi dentro il 730 precompilato? L'Agenzia delle Entrate, per riuscire a precompilare il 730, riceve delle informazioni che sono tutte le spese delle detrazioni e delle deduzioni di tutti i contribuenti italiani. Questo tipo di spesa viene comunicato all'Agenzia delle Entrate per esempio con il sistema della tessera sanitaria. In pratica, quando vai in farmacia a comprare un farmaco, la farmacia invia telematicamente quello scontrino direttamente all'Agenzia delle Entrate. Ma non ci sono solo quelle spese, perché lì dentro si trovano anche altre spese come per esempio le assicurazioni, i contributi versati all'INPS, gli interessi passivi del mutuo sulla prima casa, le spese dell'asilo nido, le spese dell'università, le spese funebri e così via. Un'altra informazione che riceve l'Agenzia delle Entrate è la certificazione unica o ex-CUD. In pratica il tuo sostituto d'imposta o datore di lavoro o INPS invia telematicamente all'Agenzia delle Entrate tutti gli anni entro il 7 marzo la tua CU. Dentro la CU c'è scritto esattamente quanto hai preso di pensione o di stipendio o di altri redditi, ma non c'è solo quello, perché c'è anche scritto dentro la CU quante tasse hai già pagato, quanti familiari a carico hai in casa e altre informazioni strettamente personali. Infatti il mio consiglio è quello di controllare sempre la CU, perché se ci sono degli errori devi sapere che entro marzo li puoi correggere. Ci trova dentro anche tutti i dati della dichiarazione dei redditi dell'anno scorso. Ci trova tutti i crediti che avevi verso lo Stato, poi ci trova tutti i debiti che avevi verso lo Stato, ci trovi tutti i dati dei tuoi immobili o dei tuoi terreni, poi tutti i dati dei tuoi alloggi affittati, quindi i contratti di affitto e oltre a altre varie informazioni ci trovi tutti i pagamenti che hai fatto con gli F24. Ora ti ricapitolo che cosa puoi fare con il 730 precompilato. Ogni persona può fare alcune cose e ora ti faccio un piccolo elenco. Primo, vedere la dichiarazione dei redditi già compilata. Secondo, cambiare i dati o aggiungere quelli nuovi. Terzo, consultare
accettare e inviare il modello 730 precompilato 2019 senza alcuna modifica. Quindi in pratica stai accettando quello che ti sta dicendo l'Agenzia delle Entrate. Quarto, trasmettere telematicamente il 730 con i tuoi documenti. Quindi alla fine ti sei già attrezzato per inviare il tuo 730 precompilato all'Agenzia delle Entrate? Spero che questo video ti sia piaciuto e ci vediamo al prossimo aggiornamento sulla mia pagina Facebook. Ti aspetto! Ciao!